Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di gennaio 2023. Ok. La stella e la morte, wow! Periodo di rigenerazione, di nuove idee, di nuovi obiettivi. Può essere che qualcuno qui cambi tipo di obiettivi, ragazzi, o semplicemente modifichi un po' quelli che saranno gli obiettivi futuri. La carta della stella è una carta di anche destino e la carta della morte è una carta che parla di rigenerazione, di tagliare vecchi schemi. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche link ad altri video e playlist che potrebbero interessarvi. Allora, partiamo con un 9 di coppe al contrario, un 3 di coppe al contrario, il cavaliere di bastoni, un 4 di pentacoli, la carta del sole, la carta degli amanti, vediamo qual è l'ultima carta, abbiamo l'imperatore al contrario. Dunque, diciamo che sì, in linea con quello che mi arrivava prima dalla stella, sento che c'è qualche tipo di sogno che non è esattamente come voi vorreste. Può fare riferimento a qualche tipo di collaborazione, a qualche tipo di amicizia, c'è una situazione che non vi rende completamente appagati. Fate attenzione perché quando noi di coppia al contrario può anche parlare di alcuni eccessi. Il 3 di coppe, come vi accennavo, fa riferimento a qualche tipo di amicizia o di collaborazione o che non è in equilibrio o che non riuscite, diciamo così, a concretizzare, ehm, ho come la sensazione che per qualcuno possa riguardare il modo in cui si vede una determinata relazione o una determinata persona, perché qui c'è un cavaliere di bastoni, quindi o può essere una persona ehm, che magari voi vorreste, il sogno. Ricordatevi che il 9 di coppe normalmente è una carta di sogno compiuto, la carta della stella è una carta di desideri. Quindi ho come la sensazione che qualcuno qui desideri questo cavaliere di bastoni e probabilmente questo 3 di coppe è una carta che indica che non siete tanto in contatto in questo periodo o non sarete, diciamo, verso la terza settimana di gennaio molto in contatto. È come se ci fosse un non voler stare all'interno di un gruppo e suppongo che sia da parte vostra, come se foste un po' isolati, un po'. Tenete presente che quando il 9 di coppe è al contrario, l'energia è un po' stagnante. Quindi ho come la sensazione che non dico vi stiate isolando, ma può essere che qualcuno stia trasmutando qualche tipo di questione e che quindi abbia voglia di prendersi un tempo. In effetti c'è anche un 4 di pentacoli, che è una carta che parla di staticità, qualcuno che è un po' fermo su quelli che sono i suoi pensieri, le sue idee, ma per una questione di autoprotezione, mi viene da dire. In realtà poi la carta, scusate, la lettura finisce molto bene, devo dire, perché abbiamo il sole che parla di prosperità, parla di abbondanza, parla di guarigione del bambino interiore, parla di una chiarezza mentale, di qualche cosa che cresce e si espande, e poi abbiamo gli amanti, ragazzi. Gli amanti è quello che è una relazione profonda. Per qualcuno fa riferimento a una relazione magari proprio con questo cavaliere di bastoni, per qualcun altro è una questione di amor proprio, perché comunque passando dalla guarigione del bambino interiore si arriva a una maggior armonia in se stessi.
Quello che vi vogliono consigliare con questo imperatore al contrario è di essere più flessibili nel vostro modo di pensare, di porvi, di gestire la quotidianità, di darvi regole in generale, cioè le regole va bene che ci siano, è sano, però quando poi ci si afferra troppo alle regole, quello è già una tossicità, non va bene. Bisogna anche riuscire a essere un po' flessibili. Bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi che sfumature riesco a darvi di più. Intanto se vi interessano le letture private, ho una videolettura in promozione fino a fine gennaio 2023. Se volete sapere qual è, vi invito ad ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico. Lo trovate comunque nelle playlist. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. Abbiamo nuovamente la carta della morte, quindi qui c'è veramente qualche tipo di attitudine da cambiare, da lasciare indietro, qualche tipo di questione stagnante o di atteggiamento stagnante. In realtà non è uno stagnante negativo, è uno stagnante positivo. In che senso? Il 9 di coppe è sempre una carta che indica che si arriva, è quasi un 10, no? Si è arrivato quasi ad un compimento, quasi alla conclusione di un ciclo. Però è una carta di forte adagiatezza nella propria zona di comfort e quando è eccessiva è un ristagno di energia. E questo tipo di attitudine è da tagliare. Ripeto, può anche fare riferimento a dei vizi alle volte e se fosse così c'è da rinforzare fondamentalmente la forza di volontà, c'è da prendere il coraggio a due mani. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un 9 di spade e la carta della giustizia, di nuovo un arcano che taglia, ok? È un arcano che vi dice che bisogna fare le cose fatte in un certo modo, bisogna tagliare certi tipi di atteggiamenti. Per qualcuno fa riferimento a tagliare certe amicizie, mm? Certe frequentazioni, perché è come se non vi facessero sentir sereni. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo la stella nuovamente 6 di denari. Sì, guardate, si sono girate anche queste tre carte. 4. E abbiamo il Papa, il 9 di bastoni, il 4 di bastoni e la carta del diavolo. Sì, infatti, perché in effetti non mi era chiaro questa stella, ma adesso lo è di più. I desideri, ok? Qui è quanto avete bisogno di sentirvi riconosciuti, di sentirvi dire avevi ragione da parte di questa persona, perché c'è una sorta di attaccamento a quest'idea e penso che sia qui un po' la stagnazione che vedevo. C'è qualche tipo di desiderio che è un po', ehm, direi, condizionato con questo diavolo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Fante di pentacoli al contrario e 7 di spade. Ho come la sensazione che qualcuno, e potenzialmente potreste essere voi, che stiate guardando un pochettino dall'altra parte per quello che riguarda una certa questione. Cioè, il 6 di pentacoli qui vi parla di un equilibrio ed è un equilibrio di tipo materiale, è una carta di scambio, una carta che vi dice che bisogna ricevere tanto quanto si scambia, no? E qui si tratta proprio di mettere quelle che sono dei paletti, delle barriere difensive in quello che è un'unione, ok? Perché c'è della tossicità, c'è un condizionamento e il condizionamento sento che è dovuto al fatto che voi abbiate bisogno di questo riconoscimento da parte dell'altro. E qui c'è qualcosa che vi preoccupa, avete bisogno di fare le cose fatte bene, le cose fatte in regola. Se per voi vibra come una situazione di lavoro, vi dirò, scusatemi, che c'è qualche tipo di contratto che potrebbe arrivare verso la terza settimana di gennaio,
Perché ho anche il 4 di bastoni qui, però c'è anche il diavolo, c'è un 7 di spade. Quello che vi preoccupa in questo senso è come se fosse fondato. Quindi cercate di andare a fondo perché qui con il fante di pentacoli al contrario è qualcosa che non si è studiato, un lato della situazione che non si è valutato. Andiamo a vedere il sole. 8 di pentacoli al contrario e regina di pentacoli al contrario. Voglio vedere anche gli amanti. Sì, ragazzi, qui è una questione di vita pratica, di vita quotidiana, è una questione di far espandere il vostro potere personale all'interno di questa relazione o di questa situazione. Nuovamente 9 di coppe al contrario, perché così come la state vivendo non è appagante, non è equilibrata, non vi fa sentire pieni. Avete bisogno, non dico di puntare i piedi, però sì di comunicare come secondo voi dovrebbero essere fatte le cose, senza necessariamente aspettarvi che l'altra persona sia d'accordo o meno, semplicemente per me la regola è questa, quindi prendere o lasciare a un certo punto, ma dovete avere il coraggio di guardare in avanti, di farlo, perché qui con questo diavolo c'è qualche tipo di tossicità, anche con il 9 di pentacoli, scusate, il 9 di coppe al contrario. Ed è qualche cosa legato alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni. C'è una regina di denari e il sole, per qualcuno si tratta di una questione familiare. No, avevo iniziato a vedere gli amanti, veramente, sì. Re, regina di denari. Sì, ragazzi, per qualcuno è una situazione familiare, è un po' come se dovesse scegliere tra voi e la famiglia, sento, o tra voi o tra la famiglia e questa persona. C'è un'azienda di mezzo comunque anche, per molti. Un'azienda, un'attività a conduzione familiare, qualcosa che potrebbe essere magari il vostro sogno, ma è come se non foste molto sostenuti. Andiamo a vedere l'imperatore al contrario, che ci parla di flessibilità. Mm, sì, di nuovo anche qui il 4 di coppe è una carta di cecità, nel senso che essere troppo rigidi poi non vi permette di vedere ad ampio raggio e invece il 4 di coppe è proprio una carta che vi indica che c'è una possibilità che voi non avete ancora preso in considerazione. C'è anche una figura femminile, può essere una donna, magari una terapeuta o qualcuno che vi aiuti in qualche modo a guarire quello che è la parte spirituale. Normalmente sono figure tipo che curano l'animo umano, per capirci. Quando c'è re o regina di coppe, sono un po' gli archetipi dell'imperatore e dell'imperatrice, no? Del padre e della madre, perché è l'elemento coppe, l'elemento emotivo, delle emozioni. Sì, è un po' come se vi dicessero di essere più tolleranti verso il tipo di emozioni che vivete, oppure verso proprio questa persona, tolleranti o flessibili. Quando vedo la regina di coppe, io ho sempre anche la sensazione che il consiglio sia parlatevi con amore, cercate di avere anche compassione per voi stessi, di essere comprensivi, di accompagnarvi e guidarvi come farebbe un padre in luce, senza comandare, senza dominare. Ok, andiamo a vedere con Osho che altro riesco a dirvi. Sapete, quando sono i familiari, a un certo punto bisogna imparare a dire no. Tagliare con certi atteggiamenti, avere il coraggio di dire, senti, per me le cose non funzionano così, ok? Il tuo tipo di comportamento, di atteggiamento mi sta danneggiando, mi ferisce, quindi se vuoi che riportiamo le cose in equilibrio, cerchiamo di togliere questo tipo di tossicità. Però ripeto, qui è come se voi vi state aggrappando a qualche cosa e non vedete il 4 di coppe. C'è qualcosa su cui voi dovreste andare a fondo. Può essere un tipo di verità che voi non conoscete o può essere diciamo una distorsione della vostra mente.
nel modo di vedere le cose. O può anche essere che non sapendo questa verità abbiate un'idea distorta della realtà, giustamente, perché non avete tutti i pezzi del puzzle per ricostruire la storia. Andiamo a vedere con Osho. Abbiamo repressione e esistenza. Sì, c'è qualcosa che è soffocato. Normalmente quando c'è l'energia stagnante è perché c'è qualcosa che tira giù. La repressione è una carta che indica, anche qui, in realtà è un 10 di bastoni, però siccome in questo mazzo è raffigurato anche con le nuvole normalmente sono collegate ai pensieri, un po' come se aveste la testa molto pesante, molto condizionata, avete un diavolo tanto forte qui, dovete un po' pulire questi ricordi, queste credenze che non vi fanno bene e l'esistenza, fondamentalmente la carta del mago, cioè vi dicono che avete tutte le conoscenze, le doti, i requisiti, le risorse per creare il tipo di realtà che voi volete. Tenete presente che il mago è l'alchimista, colui che trasforma un'energia pesante in energia preziosa ed è un po' quello che vi dicono, create voi il tipo di realtà che volete vivere fondamentalmente. Ancora una carta, giusto per darvi qualche spunto di riflessione in più. Perché mi è difficile passare all'azione? Interessante. Avete il mago, questa è la carta numero 1. Bisogna iniziare, bisogna fare qualcosa, fare proprio, ok? Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Anzi, di fatto voglio ringraziare tutte le persone che mi supportano e mi hanno supportato fino ad adesso. Spero che continueranno a farlo. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!